Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Allora ragazzi, siamo giunti al numero 17 e con questo numero chiudiamo l'ultima consegna che mi è giunta come da unboxing che avete visto qualche video fa. Allora, ascoltatemi bene, per chi almeno ha piacere di seguirmi. La prima cosa che vi serve per montare questo numero è ovvio che sono i cacciaviti, ma se proprio non l'avete è un conto, però se non l'avete a punta piccola come questo, eccolo qui, e avete quello a punta grande, deve comunque non essere consumato qua. Perché? Perché una serie di viti contenute in questo fascicolo ha la croce molto sottile, quindi se questo è sano riuscite, altrimenti rischiate di rovinare le viti, va bene? Poi deve essere sicuramente calamitato. Se non fosse calamitato bene, mi auguro voi abbiate una calamita da attaccare, anche più piccola per carità, e avvitare. Fate girare il cacciavite così tenendo la calamita. Perché? Perché lo vedrete dopo, è molto importante, fate molto prima e non vi arrabbiate. Vi servirà o olio o grasso, pochissimo, perché queste viti andranno avvitate tutte nel metallo e quindi sapete che io mi creo il filetto. Non è nulla di obbligatorio, però se mi seguite io non posso che dirvi altro se non quello che faccio. Quindi io ho dato una rapida vista e lettura alle istruzioni per semplificarvi il montaggio. Questo è quello che è contenuto. Allora vi dico subito, prima cosa vi serve il telaio metallico, quello che abbiamo montato nel numero 16. Andate a recuperarvi le viti che avete avanzato FM dall'uscita 15. Poi aprite 1, 2, 3, anzi l'ultimo non lo aprite, l'HM, aprite questi due, tirate fuori tutto e rimettete dentro 1 e 2, li rimettete dentro. Questi vi serviranno nei montaggi successivi. Scrivete sopra, contraddistingueteli con il numero 17 e lo mettete via, ok? Quindi viti HM, questo qua dorato e i due pezzi di plastica li togliete. Ok ragazzi, non so come verranno le inquadrature di questo video, ma è importante che io mi faccia capire. Poi se il video viene come viene, pace. Prima cosa da fare, prendete le viti GM. Scusatemi, anche le FP, vedete che sono contraddistinte dal colore azzurro, contrariamente a questo che è nero, perché queste vanno nella plastica, P plastica. Anche queste le dovete mettere nel sacchetto, quindi riprendiamo il sacchetto e le andiamo ad aggiungere qua e lo chiudete. Ricordatevi di scrivere sopra uscita numero 17. A questo punto abbiamo le viti FM che ci servono per bloccare la scheda elettronica al telaio, le viti GM che ci servono per mettere tutti i fermi ai fili. Ok ragazzi? Cosa facciamo adesso? E poi ovviamente abbiamo anche i fermi in plastica, grandi
e piccoli, ma non vi preoccupate, vi spiego tutto. Prendete la vite GM, una, vedete? Attacco questo, prendete la vite GM, una sola, vi faccio vedere il primo passaggio e poi fate tutto su tutti i fori dedicati alla vite GM. Questa. Ascoltatemi bene, ragazzi. Per carità, voi avete le istruzioni a casa, quindi io ve lo spiego così, voi andate a vedervi le istruzioni. Io ho cercato di fare questo sperando di semplificarvi il tutto. Guardate. Qui abbiamo, sappiate solo questo, vanno messe in tutto 12 viti. Ok ragazzi? Guardate, 1, 2, 3 qua, poi vi faccio vedere dove, 1, 2, 3 da questa parte, ok? 1, 2, 3 da questa parte, 1, 2, 3 dall'altra. Perfetto, fino a qua ci siamo. La parte anteriore, andiamo subito. Allora, dicevo, la parte anteriore, che è questa, quella che sale per capirci, ok? Questa è diritta e posteriore. Andremo a montare i segmenti più larghi, vedete? Vi faccio vedere. Allora, questi sono i fermacavi, vedete che sono 2 misure. Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Questo ovviamente è più grande, questo è più piccolo, ma la vite che useremo sarà sempre la GM. Quindi, guardate bene, prendete la vite GM, quindi la vite GM, e andate a bagnarla con un po' di olio, grasso, quello che volete voi. Basterà bagnarla una sola volta, ok? Andate a bagnarla, io l'ho già fatto questo lavoro per portarmi avanti col video, ma ve lo spiego. Andate a bagnarla e guardate, andate a crearvi il filetto dove ci andranno i fermacavi. Guardate, 1, 2 e 3. Non vi potete sbagliare perché ogni fermacavo va messo all'interno dello spazio che è chiuso su 3 lati. 1. Dov'è l'immagine? Eccola qua. 1, 2, 3, vedete? A parte che ci sono le istruzioni. Comunque è una cosa così semplice, ragazzi, e ho paura di non farmi capire. Guardate bene come lo tengo, vedete? Va fatto uno qui, uno qui, uno qui. Ovviamente uno anche qui, uno anche qui e uno anche qui. E sono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La stessa cosa fate nella parte posteriore, che è questo, questo, questo e ovviamente quelli dall'altra parte nella stessa direzione. E non è facile spiegarvi e inquadrare tutto correttamente, questo è grande. Io guardo qui e esco fuori dall'immagine. Comunque, una volta fatto questo, dovete
crearvi il filetto. Quindi iniziate così, guardate. La vite chiaramente avete messo del grasso, dell'olio, la bagnate solo come vi ho già detto una volta e andate a crearvi questo che io ho già fatto. Infatti vedete come scorre bene. E svitate e lo fate per 12 volte, chiaramente non nello stesso buco, 12 volte perché i fori sono 12, 3, 6, quelli io ho fatto vedere 3, 6, 9 e 12. Non sbagliate lo spazio dove va fatto il filetto, ragazzi. Perché vi dico di farvi il filetto? Chi mi segue lo sa, ma meno male che ci sono persone nuove anche che mi seguono e magari si iscrivono al canale, attivano anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Scusate questo piccolo intermezzo, ma io non so fare le didascalie sotto o le icone con le scritte iscriviti al canale, lo devo dire a voce. Allora, ve lo faccio vedere un'altra volta. Una volta che avete creato il filetto qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fate la stessa cosa, lo stesso lavoro in 1, 2, eccolo qua il terzo, l'avevo perso, 3, avevo il pollice sopra, non lo vedevo, 4, 5 e 6. Allora, una volta fatto questo, prendete la vite FM, che è la più grande, ne prendete una, queste sono quelle che fisseranno la scheda, la sporcate di grasso, come ho fatto prima, la sporcate di grasso e vi create il filetto qua. Vedete come si avvita? Io li ho già fatti tutti i filetti, si possono forse vedere, eccoli qua, li vedete? Sono già tutte filettate perché il metallo non è filettato, lo dovete filettare voi, non è obbligatorio, ma facendo questo, e se imparate a fare questa azione, ragazzi, non romperete mai nessun pezzo nel modellismo. Perché? Perché questo è metallo. Io vado a mettere un pezzo di plastica che viene stretto nel metallo, non sento quando arriva in battuta perché non ho creato il filetto, è sempre duro dall'inizio alla fine, stringo troppo e spezzo la plastica, così non vi capiterà mai, perché quando sentirete che diventerà più duro è perché siete arrivati alla fine. Ecco perché va fatto questo lavoro prima. Ok, fatto questo, vi prendete le viti GM, fino a questo punto vi siete creati i filetti, ok? Vi prendete le viti GM e fate questo lavoro qui, guardate. Qualsiasi prendete, piccoli, grandi, ok? E ne preparate 6 piccoli, quindi 6 così e 6 così che sono i più grandi. Lo mettete su un piano d'appoggio, questo in realtà potrebbe andare bene sia così che così, però da questa parte c'ha un cerchio presente e io metto la vite dalla parte dove c'è il cerchio. Voi fate quello che volete. Questo per me, questa operazione è difficoltosa. Perché è difficoltosa? Per quello che vi ho spiegato. Devo stare attenta a non uscire dall'immagine e io devo vedere attraverso il telefonino e non è semplice. Ecco qua il cacciavite con la punta più piccola perché questa vite è più piccola. Quindi andiamo a prendere, se non è calamitato, come vi ho detto prima, il cacciavite con la calamita. Ecco qua. E cosa facciamo? Andiamo a prepararci 6 pezzi medi e 6 pezzi piccoli con la stessa vite. Ecco qua, guardate. Lo faccio vedere adesso, guardate. Fate questo lavoro per 12 volte, 6 piccoli, e se ce la faccio a prenderlo,
Eccolo qua. E 6 grandi, ok? Fate la stessa cosa con questo. Metto in pausa e li preparo tutti. Eccoci qua ragazzi, scusatemi, due sole cose. Ho il dubbio prima di avervi detto, non ne sono sicuro, ma preferisco precisare, di avervi detto che questo era la parte anteriore. Ho sbagliato, se ho detto così ho sbagliato. Questa è la posteriore, la parte con la curva così è la parte posteriore. Ok ragazzi? Allora, poi un'altra cosa, prima che mi dimentico, fate attenzione, mettiamo a fuoco l'immagine, ok? Fate attenzione a questi, guardate, 1, 2, 3 e 4, queste asole qui, perché sono in plastica, quindi se battete le rompete o le scollate, quindi fate solo attenzione, ok? Scusate, ma diversamente mi dimenticavo. Allora, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che abbiamo preparato 6 pezzi che fermeranno poi i cavi, questi qui, ok? Che sono quelli che vanno posteriormente, poi vi spiego come faccio a saperlo al di là delle istruzioni, ma cercherò di semplificare a voi il lavoro. E altri 6 che sono più grandi, eccoli qua. Eccolo qua. E questi vanno nella parte posteriore. Ah, mamma mia ragazzi, mi sa che sto invecchiando, vi ho detto posteriore 2 volte. Va bene ragazzi, voi seguite me. Questa qui, se seguite me siamo a posto. E lo so, però è il sesto o settimo video che faccio oggi ragazzi, scusatemi, concedetemelo, Se sbaglio concedetemelo, l'importante è che non faccio sbagliare a voi con cose importantissime, questo lo capite da voi se dico una stupidaggine, se avanti o il dietro, ok? Comunque, questa è la parte posteriore. Questi grandi vanno messi nella parte posteriore, perché lo spazio che abbiamo qua è grande e quindi ci può entrare questo. Lo spazio che abbiamo nella parte posteriore, parlo del fermacavi, è piccolo, quindi questi non possono entrare. Ok? Fino a qua ci siamo. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere la nostra bella scheda, così come ci dice nel disegno. Ecco qui, la mettiamo così. Si vede? Sì, si vede così, perfetto. Ok, la mettiamo così e andiamo a posizionare la scheda elettronica così come ci dice in figura. Un attimo, ecco, mi sembrava. Un attimo. Ecco, ho messo la pausa un attimo perché stavo guardando questa foto, non la guardate perché è sbagliata. È questa quella giusta, vedete che qui manca l'integrato e i fili sono di un altro colore, ecco perché, non guardate questa foto, guardate questa. Comunque va messo così, guardate, vedete che abbiamo quest'asola qui? La parte blu va messa da questa parte qui e andiamo a metterla sul telaio fissandola con le 4 viti che abbiamo filettato prima, FM, eccole qui. Ne mettiamo una, guardate come si avvita facilmente, non stringetela tutta fino in fondo, le puntiamo prima tutte. Ok? Perfetto. La centriamo un po' e poi la serriamo appena appena, avendo creato il filetto. Quando sentite che è dura date un mezzo giro e vi fermate. Non serve stringere troppo
perché rischiate di romperla. Basta. Perfetto. Ok, a questo punto mettiamolo. Questa non la guardate, ricordatevelo, questa foto non la guardate perché è sbagliata, non so perché è lì. Boh. A questo punto basterà guardare questo disegno scusate un attimo perché io guardo, ragiono e cerco di semplificare un attimo su. Eccoci qua ragazzi, me la sono studiata un po' bene perché in effetti dal disegno è semplice ma non così semplice. Allora siamo qui, vedete, non potete sbagliarvi, guardate, adesso stiamo andando a passare prima la parte posteriore, i cavetti che vanno nella parte posteriore sono quelli contrassegnati con la lettera D, 1 e 2, quelli verdi e rossi per capirci. Allora guardate bene, avviciniamo un po', vediamo se ce la faccio. Guardate, lo spinotto, questo, lo fate entrare in questa feritoia qui, che vedete qui. Vedete il segmento? Qui c'è un segmento aperto. Serve per far entrare lo spinotto all'interno qui. Quindi lo fate entrare qui e inserite questo. Però, invece di far passare prima tutti i cavi come ci dicono loro, che poi sono abbastanza volanti, noi man mano che inseriamo all'interno il cavo andiamo a fissarcelo con il nostro fermacavo. Capito ragazzi? Molto semplice, guardate. Faccio vedere. Solo mandando giù il cavetto. Ecco qua. Ricordatevi, questa è la parte posteriore. Andiamo a prendere quindi il segmento più largo, vedete? Questo spazio è più largo di questo qua che andremo poi a mettere anche il fermacavo. Quindi prendiamo ovviamente quelli più larghi e andiamo subito con il nostro bellissimo cacciavite calamitato a fissarci il primo. Guardate, è semplicissimo. Vedete, così facendo non solo lavoriamo meglio. Ecco qua, guardate. Fate la stessa cosa lungo l'altro cavo. Così mettiamo il secondo fermacavo, vi faccio vedere questo lato e poi metto la pausa, tanto dall'altra parte non vi potete sbagliare, è uguale. Perfetto. E questo qua fa la curva, voi seguite sempre il telaio, ha lo spazio dedicato, non potete sbagliarvi. Non pizzicatelo solo sotto le plastiche, fatelo andare giù qua, Ti aiuterà molto di più se lo mettete in verticale, cioè uno sull'altro, non uno a fianco all'altro, perché diversamente fate fatica. Ok, e anche questa l'abbiamo fatta. Mettiamoci l'ultimo da questa parte, che sono 3 fermacavi. Vedete, con il cacciavite calamitato fate molto più in fretta. E essendovi creati il filetto prima, è molto più semplice. Eccoci qua. Questo lo mettiamo e lo lasciamo così, come ci dicono loro. Ok? Faccio adesso la stessa cosa dall'altra parte, dove? Qui 1, 2 e 3. Ci vediamo dopo ragazzi. Eccoci qua ragazzi, vedete? Abbiamo messo i fermacavi, 1, questo ovviamente poi andrà messo così, vedete che qui c'è lo spazio e qui c'è lo spazio, fate entrare lì e lo piegate
in questa maniera. Ecco qua. Tanto poi non li dovrete toccare più. E questo l'abbiamo fatto. Questa è la parte posteriore. E abbiamo i cavi D, dove abbiamo la curva. Devono uscire le lettere D. Adesso andiamo a girarlo dalla parte anteriore e guardate qui. Prendiamo i due cavi contrassegnati con la lettera B, B e B, quelli marroni e rossi, non vi potete sbagliare. L'unica cosa, fate solo attenzione perché vedete che ovviamente uno è saldato prima e uno dopo. Quello saldato prima, a destra, sarà montato da questa parte. Perché? Perché diversamente vi diventerebbe ancora più corto se fate entrare prima questo. 1 centimetro, ma sarebbe più corto. Quindi questo lo fate andare da questa parte e questo lo fate andare di qua. Quindi montiamo il primo e poi come prima montiamo il primo e poi come prima. È bellissimo. Stoppo il video e vi farò vedere a lavoro finito, insomma. Allora, questo va messo così, ecco, mi sembrava strano. Così. Ho voluto mettere in pausa il video per capire meglio dove dovete fare entrare il cavetto B. Quindi prendete questo, attenzione a non tirarli, ragazzi, non tirarli. Quando li lavorate teneteli fermi, non tirateli. Quindi andiamo a passare qua in mezzo il cavo, lo facciamo andare qua dentro, poi lo facciamo entrare qui, questo lo giriamo intorno così non ci dà fastidio, come se fosse un nastro da attaccare, così. Eccoci qua. Fatelo sempre entrare in una sola maniera, cioè se avete deciso, o comunque è successo che va prima che il rosso lo vedete come filo, vedete che vedete il rosso sopra, però poteva capitare che era il marrone, non importa, dovete vedere il rosso fino alla fine, perché se questo lo girate così col marrone in su, fa fatica a entrarvi. Va bene ragazzi? Spero di essere stato chiaro. Qui l'ho piegato un po', ecco qui. Voi senza problema di stare attenti alla telecamera e al video come faccio io, l'ho montato in un attimo, qua lo fate curvare un po', vedete? Molto semplice. Ecco qui. Ecco. Vedete che potrete vedere il colore rosso fino alla fine? Perfetto. A questo punto andiamo a prendere quelli col segmento più piccolo, perché ovviamente sono quelli avanzati, quindi, e andate a montarvi il primo bloccacavo. Attenzione che il cavo elettrico sia comunque più basso della battuta di metallo sotto, ok? Perché diversamente questo è di plastica e potrebbe rompersi perché non ha la forza di spingere giù il cavo. Questo lo mantiene, fa sì che non esce fuori il cavo. È una sicurezza in più perché tanto non uscirebbe lo stesso, ma va bene che l'abbiano messo. Ecco qua. Perfetto. Andiamo a montare anche l'altro. Perfetto. E infine l'ultimo. Poi mettiamo nuovamente il video in pausa e andiamo a fare l'altro lato. Ricordatevi sempre che il filo sia più basso della battuta qui del metallo.
Ecco qua, vedete? Perfetto. Facciamo la stessa cosa con l'altro cavo da questa parte. Vedete che quello che va di là è questo, non è questo, è questo qui. Quello più vicino va di là, quello più vicino chiaramente da questo lato è stato usato da questa parte. Mettiamo in pausa e ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, alla fine dovrete avere una situazione di questo genere. Guardate bene come li ho messi. Vedete? Questo giallo con la lettera H ve lo portate insieme alla lettera A, questo marrone, lo predisponete qui da questo lato, per capirci dove c'è la lettera B, la parte posteriore, anteriore. Ragazzi, mi sono ammazzato fino adesso. Guardate qui. Ma cavolo, è tutto scritto. Va bene, io non vi ho fatto vedere le istruzioni durante il montaggio perché questo lo potete fare voi con il vostro modello. Vi ho semplificato, spero, al di là del video che sarà venuto un po' una porcheria, vi ho semplificato il metodo, ecco, ok? Prima vi preparate i filetti dappertutto con le viti dedicate, dovete fare attenzione a queste plastiche qui, delicate, ne avete 4, 2 da una parte e 2 dall'altra, del telaio. Una volta che vi create il filetto, vi preparate i 6 segmenti più larghi, così, e i 6 segmenti fermacavo più piccoli, eccoli qui. E poi, ragazzi, o guardate il video o guardate le istruzioni, non vi potete sbagliare. I cavi questi vanno girati in questa maniera, così ci dice il disegno, così ho fatto. Il C va messo nella parte posteriore e abbiamo finito. Oh, Madonna ragazzi, che parto! Ecco qua, bellissimo. Adesso Michele vi saluta, ma prima di salutarvi sapete che lui ama permettere a chi lo desidera, ovviamente a quelli che non hanno potuto fare la collezione di questa meravigliosa e leggendaria utilitaria francese e quindi non hanno la possibilità di leggere il fascicolo, vi dà la possibilità nella seconda parte del video di poter leggere i contenuti del fascicolo, apprezzare le figure di questa macchina meravigliosa, la storicità appunto dell'azienda, tutte notizie importantissime. Per chi ama un modello del genere ovviamente non può non essere affascinato anche da questo. E dopo faremo un piccolo video di qualche minuto dove vi farò vedere fino a che punto siamo arrivati ad oggi col montaggio numero 17, o meglio fino al montaggio numero 17. A dopo ragazzi. Eccoci qua. Adesso terrò il cellulare con le mani per consentire a voi di poter leggere, perché diversamente se lo lascio così non credo che si legga meglio di come invece potete fare in questa maniera. Buona lettura ragazzi, questa è la prima pagina dei servizi, numeri utili, presenti in ogni fascicolo di ogni collezione. E questi sono i contenuti del fascicolo numero 17.
Vi faccio solo vedere una nota. Troverete scritto questo ogni tanto: con ogni fascicolo ricevi alcuni pezzi per il montaggio della tua Citroen 2 cavalli Charleston. A volte alcuni di essi verranno utilizzati nelle sessioni di lavoro successive e vanno quindi conservati con cura, così come vi dicevo di questo pezzo, questo e queste viti qui, con queste. Ok? Queste vanno tutte conservate, come vi ho detto, per il prossimo montaggio. E ci diranno loro ovviamente poi dove andranno utilizzate. Questo scorriamo un po' più velocemente. Guardate che giocattoli, ragazzi. Giocattoli. Modellini. Ce lo vedete voi vostro figlio a giocare con questo modello? Mamma mia. Ci prende un collasso, ragazzi, quando lo vediamo lanciare contro una parete, eh? Abbiamo ormai quasi finito. Che bello! Vedete perché vi dico, queste riviste sono importanti quanto il modello. Il modello è l'oggetto della storicità dell'azienda e della macchina. Ecco qui, ragazzi. A questo punto abbiamo finito. Adesso metto la pausa e vediamo dove siamo arrivati con tutti i componenti fino a questo numero 17. E mi raccomando, mentre io metto la pausa, voi magari iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ricordatevi c'è anche una playlist sul canale e ogni video è sottotitolato in 26 lingue, perché desidero permettere a chiunque voglia farlo di poter non solo guardare le immagini ma anche comprendere i contenuti verbali di cui io parlo. Ok ragazzi, a dopo. Ecco qua ragazzi, guardate, questo è il punto in cui siamo arrivati con l'uscita numero 17. Guardate che meraviglia! Ok, alziamo un po'. Ragazzi, con questa immagine Madonna, che caos. Con questa immagine Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento ai prossimi video. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi.